Un palazzo ocra ascolta il silenzio della stagione estiva che ormai è alle porte. A guardarlo appare disabitato, ma sullo spoglio attico condominiale un ragazzo sta sdraiato su un telo. Guardate, è una lucertola che cerca il calore della pietra e del sole, pronto a scappare appena un piede si poggia sull'asfalto. È Marco. E ora dorme. Anzi, sembra dormire. Ma lui c'è nato sveglio. Perché stai là, Marco? Dai, scendi. Vattene a casa. Che stasera devi fare l'ennesimo girotondo in macchina con quelli che sono i tuoi amici. O almeno dovrebbero. No. E allora, che stai facendo? Adesso fumo tabacco e proprio ora sto guardando l'orologio. Beh, Osservo il ticchettare dei secondi e aspetto. ok, aspetti. Ma chi aspetti? Una ragazza, un orario preciso e un treno da prendere. E Smith. Ma scusa, prima di continuare ad osservare l'orologio, spiegati meglio. Una ragazza, un treno e un'ora spaccata. Ma non sono sempre l'inizio di un viaggio? È vero, hai ragione, un viaggio. Il più lontano possibile. Lontano dalla gabbia che è questa città. Lontano dal centro, dalla borgata e pure dalla periferia. Lontano dalle notti d'agosto. Lontano dall'afa che mi blocca i pensieri. Lontano da tutto. E basta. Cazzo che risposta. Ma tu non sai. Scappare da qui vuol dire fuggire verso un'altra prigione, più grande di Regina Coeli, di Re Bibbia, il mondo. Mondo cane maledetto. Ma tu non sai. E quando non si sa, si ha tutto da guadagnare. Tutto a posto? Oh, tutto a posto? Senti, proviamo a lasciare le cose come stanno, anche se in disordine. Prendiamo il treno e vediamo se quella era una promessa, ok? Pensa di essere in ritardo. Ma come fa uno della sua età ad essere in ritardo? Anzi, forse è anche un po' in anticipo. Che lavoro? Mi sono dimenticato. Che lavoro fai? Beh, mi interesso di molte cose, cinema, teatro, fotografia, musica, leggo. Concretamente? Non so cosa vuol dire. Non so.
Come che lavoro fai? Nulla di preciso. Come campi? Te l'ho detto. Giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose. E l'affitto? Vivo con mio fratello e non lo pago. I vestiti? Ho un amico, per esempio, che va a Londra, gli chiedo di portarmi delle cose, degli abiti. E da mangiare? Mi ospitano molto spesso. E questa sigaretta? Questa mattina ho incontrato un amico e mi ha dato 2 pacchetti di queste. Anna? 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 Che c'è? Anna, sei così palindroma quando ti perdi nei pensieri. Tra le guance da 19enne e la maturità che ormai è uno specchio. Ma non ti è mai piaciuto studiare. Mai. Ma vaffanculo. Noi comunque siamo usciti a fare un giro. Io, la sorella di Anna e la madre. A cercare un po' di fresco in qualche villa. Anna invece è rimasta a casa, indecisa se guardarsi un film o andare anche lei via da qui. Dovete sapere che Anna ama la musica alla follia, ma non come noi. La sua di passione la esprime attraverso il battito cardiaco, perché il cuore ce l'ha sulle punte dei piedi, perfette. Una ballerina superba. Scusa, perché ti intrometti sempre in queste cose? Ma che bisogno c'è? Ma fatti i fatti tuoi. Vabbè, quindi mi silenzio? Vorrei vedere. Sempre a parlare di quello che potrebbe succedere, di quello che faremo, di come vorremmo essere. Ma se perdiamo tempo su queste cose non riusciremo mai ad apprezzare quello che ci circonda. Anna, mi parli di apprezzare l'attimo, ma ora è evidente che i tuoi pensieri sono altrove. Appunto, già da sola riesco a complicarmi le cose. Mi sembra un po' scortese da parte tua girare il coltello nella piaga. Allora lo sai anche tu che c'è un ragazzo che ci sta aspettando alla fermata del treno. E sicuramente lui sta lì che ti aspetta e mi sembra un po' scortese lasciarlo solo. E lo vedi che stiamo sempre a parlare degli altri? Che cosa faresti se io oggi mi suicidassi? Quello che sto cercando di dirti è che io ho bisogno di tempo. Io ho bisogno di rifletterci, non posso prendere e partire, non ce la faccio. Ma che fai ora? Fumi? Quanto tempo abbiamo? Mezz'oretta scarsa. Ce la facciamo allora. L'unico problema di tutta questa storia, ma veramente l'unico, una cosa minuscola veramente, è che bisogna scegliere. Le scelte si sa. Sono sempre le più difficili da prendere. Poi per il resto dipende. Boh. Per il resto, boh. Ma che significa? E Marco? Scusa, ma tu vieni nel mio racconto e mi parli di Marco? Ho capito, ma l'amore? Zitto, ma chi ha detto che tutte le storie devono essere d'amore? E di che parla questa storia? Non lo so, magari di danza, una possibile laurea. Insomma, storie abbastanza comuni. L'amore è collaterale. E Marco? E Marco niente, partirà. E io forse lo aspetterò. Forse no. Adesso però Però? sparisci. Vado? Vai, che io devo pensare. A Marco? No, Poi torno però, eh?
Avete meditato la grande fuga. Sappiamo che Marco vuol partire e Anna vuole restare. Ma adesso ascoltiamo. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Little birds beside my doorstep, singing sweet songs, never leave your true. This is my message to you. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Magari quando ci rincontreremo potremo ridere di tutto questo. Io non riderò mai di tutto questo. Quanto sei melodrammatico. Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto, diceva Pasolini. Ma io sono solo un cane. E alla fine Marco sarebbe tornato dal campeggio con gli amici solo dopo 3 settimane. E Anna, chissà, l'avrebbe aspettato?